buongiorno, buonasera, quello che è. Buongiorno. Sapete, no? Non sto neanche a fare l'introduzione perché avete già visto che abbiamo qua. Abbiamo DJ Vado, sapete com'è, no? Oggi non c'è la console con sé, se no ci facciamo un po' di scratch. Infatti. Capite? Il grandissimo Vado di tutti i tempi, ragazzi. Big Ce l'abbiamo up. qua. Dopo tanto tempo ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Bro, ci siamo. allora come stai? Grande uomo, grande. Finalmente l'abbiamo fatta, siamo eh? qua. Sì, ce l'abbiamo fatta e siamo qua. Tutto a posto? Tutto a posto, a Ferragosto però. Va buono, bro. Allora, se ti vuoi presentare un pochino il tuo vero nome, da dove vieni, la tua età. Mi chiamo Oswald, sono del Benin. Sapete dov'è il Benin? Se non lo sapete andate su Google e scrivete dove si trova. Esatto. Comunque è in mezzo alla Nigeria e il Togo. Mhm. E sono qua ormai da 21 anni e sono cresciuto qua. Ok. Niente. Però l'età non l'hai detto. L'età, sono giovane ragazzi, sono giovane, pieno di energie, pimpante, sono giovane. Sapete che non capisco perché nasconde l'età. Sarà per le ragazzine o perché nasconde l'età? No, non nascondo l'età, però... Meglio non dirlo? Meglio essere discreto alla fine, no? Sì. Cioè, perché tanto non cambia niente, se sapete la mia età o no, cioè alla fine... Ragazzi, chi vuole sapere la sua età, 100 euro. Esatto. Ok. Va bene. Sai che pensavo fossi della Costa d'Avorio? Ivoriano? Sì. Ma perché, non lo so, o magari perché parlo francese, sì, perché diciamo che da dove vengo si parla, è un paese colonizzato dalla Francia, quindi si ok. parla anche francese. Quindi finalmente oggi abbiamo capito che viene da Benin. Sì, del Benin. Wow, del Benin. Benin. Bene. Va bene. Quindi più o meno in quanti anni hai vissuto in Africa? Fino a 11 anni sono cresciuto e fino a 11 anni poi sono arrivato Venuto qua. Sì. Ok, quindi com'era la situazione un po' in Africa quando eri lì? Ho vissuto una bella infanzia, veramente bella. Cioè, mi immaginavo comunque di venire in Europa, anche perché avevo già comunque mio padre che lavorava qua, cioè lavorava un po' in giro in Europa. E quindi mi facevo già anch'io i miei viaggi, prima o poi sarei arrivato anch'io qua. E quindi, ok. però per la grazia di Dio poi è arrivato Il momento di venire il qua. momento, nel 2001 sono arrivato qua. Ok. Quando sei arrivato qua, no, e siccome hai cambiato, diciamo, sono due paesi diversi, no? Come ti è sembrato? Come mi è sembrato? Tutto bello. Mhm. No, veramente ero tutto entusiasta, ero contento, cioè non vedevo l'ora di scoprire nuove cose, hai capito? Però, cioè, sai, quando arrivi è tutto bello, poi passa un po' di tempo, dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, inizi a realizzare, oh, mi mancano i miei cugini, mi manca la famiglia, tutte queste cose qua, quindi avevo la voglia, la nostalgia di ritornare in paese, cioè, sai, ero ancora ragazzino, 11 anni, però dentro anche già un po' avanzato, sì. E quindi Giusto. capivo Quindi, già insomma, un po' le cose. ti mancavano già le cose che facevi quando eri giù. Esatto. Poi qua, vabbè, sono arrivato, ho conosciuto, avevo gli amici di classe con cui uscivo, giocavamo in parrocchia, poi. Sì. Nice one. Yes. Osvaldo comunque si chiama. ragazzi. Osvaldo in italiano. Osvaldo, ok. Va bene, quindi a livello scolastico invece? A Cosa hai livello studiato? scolastico sono diplomato elettricista. Elettricista? Sì, mi sono diplomato nel 2010
E ai tempi lavoravo già anche. Ho iniziato a lavorare quando avevo 18 anni perché per via di tante situazioni, no? E quindi mi sono dato subito da fare nel mondo lavorativo e nel 2010 sì, mi sono poi laureato, diplomato. Ok. E niente, sì, mi sono diplomato nell'elettrico. Wow. Hai mai lavorato in quei settori lì? Ho fatto lo stage, sì, so cambiare le prese, interruttori, queste cose qua, sì, se avete bisogno ci sono, lo so fare, sto Ma dare oltre a queste fare il DJ, prestazioni sa qua. che... Sì, sto a fare un po' di tutto. Ok. Allora, tanta gente ti conosce perché sei il DJ Sì, mi del momento. conoscono come DJ, Hai insomma, capito? sì. Quindi, quando è che hai iniziato ad avere questa passione qua per fare il DJ, la musica? Allora, la musica ce l'ho sempre avuta nel sangue, cioè a dire la verità, nella mia famiglia ci sono anche dei musicisti, c'è mio zio che è anche un musicista e ti dico un'altra cosa, prima di arrivare anche qua in Italia ero in un centro culturale che si occupava, cioè ci insegnava a suonare dei strumenti. Io suonavo il djembe non so se conosci un Sì. djembe, e suonavo e eravamo tanti che organizzavano queste non so come. Dico di concerti, tipo? No? Sì, cioè questi eventi, Niente. ecco, questi eventi che organizzavano, andavamo anche fuori dal paese, capito? E quell'anno lì che dovevo poi viaggiare, andare, cioè avevamo gli eventi in America, in Francia, queste cose qua, è un centro un centro culturale francese e quindi organizzava queste cose qua. E quello periodo in cui dovevo poi viaggiare sono arrivato qua e alla fine non ho più proseguito. Ok. Però quando sono poi arrivato qua la musica, mi piaceva la musica, mi sono buttato lo stesso, cioè scaricavo musica in giro ovunque e quindi è così, cioè la musica ce l'ho sempre avuta dentro. Ah, ok. Quindi in che periodo proprio hai iniziato a voler fare il DJ? Allora, il periodo ho iniziato nel 2013, ho iniziato a buttarmi, a lanciarmi Quell'ambito in lì. quell'ambito lì. Però, cioè, diciamo che mi ha motivato un sacco un mio amico che adesso sta in Inghilterra, si chiama Ciro, Mm? non so se ti ricordi, Ciro Taki si chiama. Adesso sta in Inghilterra. È lui che faceva all'inizio DJ, io stavo lì e lo osservavo, cioè mi dava le dritte, mi aiutava, mi mostrava cosa dovevo fare, queste cose qua. E poi via, poi quando poi se n'è andato mi sono ripreso la sua strada, insomma, no? Ed è così che poi è iniziato, mi sono lanciato in questo ambito qua. Ok. Chi erano i DJ del momento quando tu avevi voglia di fare... Il DJ del momento chi era? Erano i gemelli, che organizzavano insieme Romolo e Remo. sì. E chi altro? C'era anche Mike, DJ Mike, Sì. che spaccava un sacco ai tempi, sicuramente spacca ancora, non lo sento più suonare. E poi chi altro? C'era anche Asla, il nigeriano Asla. Io sto parlando nell'ambito comunque afro, queste cose sì. qua. Poi ci sono altri DJ come Master Freeze che comunque suona già da un bel po', queste cose qua. E niente, comunque sì, io ho iniziato guardando un po' in giro, queste cose qua, hai capito? Ok. La prima volta che hai suonato, te lo ricordi? La prima volta che ho suonato, allora, la prima volta che ho suonato era al Tres Callen, lì vicino alla Pomposa, lì dalla Pomposa, di fronte all'università dell'economia Sì. di Modena.
e lì c'era questo ragazzo che organizzava già le serate al Vox, che si chiama Emanuele, che adesso non c'è più, e lui che ci ha creduto in me all'inizio, cioè, sai com'è, non è che nasci DJ, cioè, impari facendo, quindi cioè, mi ha dato questa opportunità di suonare, ho iniziato a suonare lì, ho fatto una sera lì, poi vabbè c'era anche Asla, di cui ho parlato prima, che mi ha dato anche l'opportunità in altri locali, e da lì che ho iniziato piano piano, ho iniziato a girare, poi Fatti via conoscere. a Parma, ho iniziato a farmi conoscere strafacendo. Ok, interessante. E com'erano le serate quei tempi? Allora, serate ai tempi io non ne capivo tantissimo, hai capito? Volevo solo suonare, sì, volevo solo mettere la musica e fare suonare. ballare. Ci riuscivo, cioè ci provavo, insomma, hai capito? Perché alla fine era la cosa che mi divertiva, mi piaceva e non è stato facile, però sì, le serate ci si divertiva lo stesso, se non riuscivo a fare quello che cioè, chiedevano gli organizzatori, magari c'era l'altro DJ, hai capito, che mi affiancava, che poi prendeva lui e la console La e suonava console, lui. Sai com'è? Non è facile, però ci provavo, hai capito? Però le serate sì, andavano bene, se se non riuscivo a far soddisfare come si deve, c'era l'altro che soddisfava, quindi grazie a Dio, dicevo, c'era l'altro DJ che riusciva a soddisfare, nel frattempo io guardo e imparerò da Imparavi, lì. sì. E quindi facevo così, hai capito? Nice one. E la gente, piaceva la tua musica, secondo te? Com'era la reazione della gente quando suonavi in quei tempi? C'era chi, a dire la verità, non erano tutti cioè, contenti per dire, cioè, non ci credevano, hai capito, in quello che io facevo. Cioè, io non avevo molta gente che mi sosteneva, avevo comunque giusto i miei carissimi amici che mi sostenevano e via. Cioè, la battaglia è quello che c'ho dentro, che ho insistito per arrivare a ciò che sono oggi, no? Ok. E ti è mai capitato di suonare una serata che nessuno, cioè balla, nessuno reagisce alla tua musica, cioè nel senso, Perché ho mai suonato? No. da quando hai iniziato mai? Magari All'inizio. all'inizio sì, cioè, come ti dicevo prima, cioè, non sono nato DJ, quindi non è che sì, se dovrei andare ad ascoltare i miei mix che suonavo un tempo fa e quello che faccio oggi è tutta un'altra cosa, hai capito? Quindi è normale che io dico, cioè sì, all'inizio dicevano, oh, ma cosa stai facendo? Sì, cioè, sì, sono stati quei periodi lì, quei momenti lì, cioè ti danno l'ansia, oh, cioè sto facendo bene o no, hai capito? Quindi sì, cioè, sì, sono stati quei periodi lì, però cioè, ho subito migliorato, hai capito? Sono qualcuno che, cioè, quando vedo che qualcosa non va e vedo intorno a me, cerco comunque di rimediare subito. Quindi sono sempre qualcuno che sta sempre all'opera da dare qualcosa di... Sempre a imparare. Sì, Ok. DJ Vado, no? sì, DJ Vado. Questo soprannome qua, ci puoi spiegare un po'? Mi chiamano così già da ragazzo, da ragazzino. Sarebbe, cioè, il mio nome è Oswald, Oswald, mi sì. chiamo Oswald. In italiano è Osvaldo. Mhm. E sai com'è? Cioè, sai, in Africa ti accorciano i nomi, ti abbreviano i nomi, Osvaldo, Waldo. Cioè, era la mia zia che mi chiamava così, Waldo. Ed
ed è rimasto il nome Waldo, poi sai, non tutti pronunciano bene, magari alcuni sentono Vado, queste cose qua, hai capito? Quindi è rimasto Vado, mi chiamano tutti quanti Vado, anche qua a casa, già da ragazzino mi chiamano Vado. Vado, tutti. Quindi è rimasto quel nome lì, cioè, e ho deciso di usare quel nome lì, DJ Vado, e Ci vado sta. ovunque, sapete com'è. Nice one, nice one. Ok, come DJ, no? Sì. Come si fa a fare il mixaggio, no? Visto che voi devi mettere lì a fare tutto per... È una cosa che ti viene, è una creatività. Mhm. Ti deve piacere quello che vai a fare, quello che vai a dare, è un messaggio che vai a dare, hai capito? Per arrivare a fare queste cose qua, cioè non è che lo devi fare tanto per fare. Io quello che voglio dare è quello che mi sento dentro, hai capito? Quindi è il mix, cioè quello che mi sento, la voglia che ho dentro, quello che voglio dare, è quello che mi metto lì e do. E viene Yeah. fuori quello che Hai da dare. viene. Quello che da Ok, dare. e il tuo genere di musica, che genere di musica fai te? Oppure sei... Allora, io sono diventato versatile, che faccio un po' di tutto, però mi piace, cioè l'hip hop mi piace già da piccolo, lo ascoltavo l'hip hop. Ma l'afro, sai, sono africano, l'afro ce l'ho inside. Inside, yeah. L'afro a me piace un sacco, l'afrobeat è il nuovo genere che spaccherà domani, che già sta spaccando. E quindi mi piace l'afro, mi piace la dancehall, mi piace di tutto, l'hip hop, tra l'R&B, un po', cioè non ho preferenze, però cioè, mi adatto, mi ambiento dove dipende dagli eventi, dove ti chiamano. Come ti chiamano? Ok, quindi come DJ devi essere sempre aggiornato sulla musica, Sempre devi insomma. essere sempre aggiornato, sì, sempre. Nice one, nice one. Perché poi se vai a suonare, a dare sempre le stesse cose, dopo diventa sempre noioso, cioè più che altro una cosa, un replay, una cosa che è sempre lì ad ascoltare. Solita lagna, Devi sì. dare comunque qualcosa di nuovo, hai capito? Mhm. Ed è giusto che comunque devi svegliare l'anima della gente, cioè quando meno se ne aspettano tu butti qualcosa di che sia vecchio o nuovo, cioè interagisci con tutto, hai capito? Yeah, Quindi- yeah. Hai mai avuto da dire con altri DJ? Sì, Sinceramente organizzatori di no. serate? Sinceramente con i DJ no, io non sono quel ragazzo che ha invidia per i DJ, queste cose qua, che si mette lì a dire oh questo DJ non è bravo, non faccio queste cose qua, hai capito? Come ho iniziato io penso a quello, cioè come ho iniziato io, ok? E se devo poi andare a parlare così di un'altra persona, dico, cioè non ha senso alla fine, cioè sono passato anch'io per quella strada lì, perché andare a infangare, dire cose, cioè, hai capito? Yeah. Magari poi ci sono quelli che sì, per l'invidia ti parlano in un modo che, però a me frega un cazzo, sinceramente, frega un cazzo. E i gestori, gli organizzatori sì, che ci sono degli organizzatori che si comportano male, non organizzano bene, oppure tendono sempre di fregati sempre con la paga alla fine della serata. E quindi sì, però cioè, ci passo sopra, dico che comunque se devo lavorarci sono io che decido, no? Sono io che faccio la serata, devo far ballare la gente, quindi se mi vogliono la prossima volta stanno a quello che dico io. Esatto, esatto. Quindi insomma hai fatto delle serate dove magari qualcuno non ti paga, mai capitato? Che non mi pagano... O ti pagano ma pagano poco? Però sì, che sono successi Ah, ok. degli episodi così. Vediamo come funziona la vostra, i pagamenti, quella zona lì, come funziona? Venite pagati bene? È un mondo difficile, ragazzo, è un mondo difficile per i pagamenti. Dipende da te, se sai venderti bene in questo ambito, se sai venderti vai avanti, hai capito? Mhm. Cioè io mi reputo
cioè, non è che mi reputo di uno che deve andare a prendere 1000, se è bene, hai capito? Cioè, vorrei anche prendere 1000, perché no? Però, cioè, sono scale dietro scale, cioè, hai capito? Per arrivare ad un livello. Però il livello che, diciamo, che sto, cioè, se sei una persona che sei richiesto, ti chiamano un po' in giro qua e là, cioè lì un po' le cose cambiano, no? Mhm. Quindi lì sta a te comunque vedere come dare accordati con i gestori, gli organizzatori e altro. Ok, quindi tu suoni solo in Italia oppure suoni anche fuori? No, ho suonato anche fuori, ho suonato anche Tipo dove? fuori, ho suonato in Francia, E com'è suonare ho fuori suonato in dall'Italia? Svizzera, è bello, è una sensazione bella, è sempre bello andare a incontrare gente nuova che comunque non sai quello che piacciono, però alla fine vai a conoscerli, hai capito? Vai a dare quello che tu sai fare, cioè, Mhm. quindi è sempre una cosa bella, è sempre un'esperienza nuova comunque. Cioè, sì, il mio sogno è di viaggiare, di andare a suonare in giro al mondo, nel mondo, suonare insieme ai grandi artisti, hai capito? Sì. Cioè, quindi questi sono i miei desideri, i miei sogni. Ok, come DJ, no? Ci sono stati dei tempi in cui c'erano delle voci che per andare con delle ragazzine le facevi entrare gratis per poi... E Sono poi belle queste voci? io non ho mai sentito questa cosa qua, sinceramente. Mai sentito? No, E invece c'erano. C'è stato un tempo dove ti che, facevi entrare gratis le ragazzine perché poi che poi avevi i tuoi dopo compensi. Sì, tu uscivi con loro, esatto. ma questi che fanno queste cose qua sono dei pervertiti vigliacchi magari, cioè non devo, cioè poi con dei minorenni poi, cioè, oppure stai parlando con In le generale, ragazzine sì, in generale, ragazze. no, ma non c'è bisogno. Non c'è bisogno, se ti piace una ragazza piuttosto vacci a parlare direttamente, no? Mhm. Cioè, io sinceramente non faccio queste cose qua, anche perché non mi occupo dell'entrata. Sono un semplice DJ, vado a suonare, sì, faccio anche da PR, insomma, un DJ, c'è un combo completo. Poi se qualcuno vuole il tavolo, queste cose qua, me lo dice, io poi riferisco ai gestori, hai capito? Quindi non è che sto lì e dico tu per entrare, per non pagare, ti faccio entrare e poi dopo ci vediamo fuori. No, assolutamente no, non sto dentro queste cose qua. Ah, ok, quindi sono tutte voci false Ma magari invece. ci sono quelli che fanno queste cose qua, cioè, io non ho proprio bisogno di queste cose qua, cioè, Ok, interessante. E come va la vita amorosa invece? va avanti, va sempre avanti. Va avanti in che senso? Sì, hai Eh, l'amorosa? ho l'amorosa, sì, Ah, ho ok. l'amorosa. Ok. Nice one. E com'è, essendo che sei un DJ, avrai un sacco di, non so, ragazzine, ragazze che ti scrivono. I fans volevi dire, no? I fans ci sono sempre. I fans I ci fans. devono essere, Sì. quindi sì, ci sono, però che vuoi fare? Però la tentazione è tanto, perché comunque, sai, essendo un DJ che non suona solo in un posto, in tanti posti, hai capito, fai divertire la gente. Quindi come fai a gestire anche questa parte qua di, essendo fidanzato, tutte queste tentazioni che ti scrive, vuoi uscire, non vuoi uscire, vuoi fare questo? Ti Ti fai arrivano, forza, no? ti fai forza, Mhm. ti fai forza. Poi quando arrivano gli amici, se sei con gli amici, passi le ragazze agli amici, no? O no? Ok, va bene, va bene. Vediamo, quali sono le difficoltà in questo mondo dei DJ? Ce ne sono delle difficoltà? Difficoltà sì, ci sono, cioè devi essere fresco comunque, devi sapere fare la tua musica, venderti. Ormai siamo arrivati in un mondo, sì, vogliono fare tutti i DJ, tutti pensano che facendo il DJ riesci, c'hai tutte le fighe intorno, queste cose qua, cioè la vanità, queste cose. Ma non è così, non è per forza così, hai capito? Cioè, io lo faccio per passione, per divertimento e poi
diventa anche un lavoro alla fine, hai capito? Quindi lo prendo sul serio, non lo prendo alla leggera, capisci? Sì. Adesso che ormai tanta gente ti conosce, Sì. vado qua, vado là, come dici te, vai dappertutto. Vado no? ovunque. Com'è quando senti il tuo nome, DJ Vado, suona qua? Com'è la sensazione? È bellissimo. Sono veramente. Mi dà una gioia immensa, hai capito? Perché dico, cioè anche durante la pandemia che cioè, mi sono concentrato, mi sono allenato, soprattutto mi sono dedicato alla musica, a imparare a scratchare, queste cose qua. Cioè, ho visto, se mi metto, tipo ieri mi sono rimesso lì a guardare i miei vecchi video e quello che sto facendo ora che non sono uno che pubblica sempre, però mi alleno dietro le quinte per dare qualcosa di buono, mi sto preparando. E quindi, cioè, dico, cazzo, c'è sempre qualcosa di bello, di grande in arrivo, mi capisci? Quindi, cioè, mi dà sempre quella gioia lì, dico che ce la posso fare e ce la farò, hai capito? Quindi è questo. Nice one, nice one. Adesso che non c'è più la pandemia, cioè non c'è più, Vogliamo spaccare. quali sono le cose in arrivo che hai da dare? Io sono aperto a tutte le proposte, insomma, cioè, voglio solo lavorare in tranquillità, divertirmi, fa caldo, se c'è anche possibilità con la piscina, tuffarmi anche, belle situazioni, insomma, hai capito? C'è mai stato un momento in cui hai pensato di abbandonare? Mai, Mai? mai, Wow. mai, perché so quello che valgo, so quello che sto facendo, hai capito? Quindi non mi è mai passato per la testa, non è che devo lasciare, mai, cioè, c'ho una sensazione forte. Hai capito? Più che altro sono qualcuno di determinato, non sono qualcuno che si arrende. Sei forte? Così dicono. Andare dappertutto, sei Poi neanche in non lo gamba. so. Va bene, la serata più bella che non ti dimenticheresti mai? Oh, Poi ce ne sono tante. ce ne sono, cioè, ce ne sono. Dove hai suonato e dopo aver finito hai detto, oggi proprio mi sento di aver dato proprio... Ce ne sono, allora io ringrazio più che altro il Sabor che mi ha dato anche la visibilità, un locale che mi ha dato visibilità anche per tutto quello che dicono la gente, è un locale che mi ha dato molta visibilità, hai capito? Ci ha creduto anche lo staff lì, ci ha creduto in me, se una persona non ci crede in te non vai da nessuna parte, hai capito? Quindi mi hanno dato l'opportunità e lì quando ho iniziato a suonare le cose, cioè le serate andavano bene, sì, cioè, ci sono state delle serate che lì era il strapieno, hai capito? Veramente, e mi divertivo. Poi ci sono altre serate dove sono stato a suonare da Umpa, quando sono stato anche in Francia, cioè sono stati degli eventi che mi sono veramente divertito, hai capito? Già che prendi anche il volo per andare lì, sono belle cose, hai capito? Cioè, quindi sì, sono quelle serate lì che ti ho citato e ce ne sono varie, tante altre. Cioè, Alright. Qual è la sensazione di avere la gente carica che balla e tu dietro al console? È la soddisfazione, vuol dire che stai facendo qualcosa di buono. Hai capito? Vederli ballare, vederli carichi, cioè vedi gente che ti viene, ti acclama, ti fa il video, cioè è una bellissima soddisfazione, hai capito? Dico wow, cioè credendo in te vai avanti, stai dando qualcosina di buono, stai facendo una bella cosa, hai capito? La musica ti dà una bellissima cosa, no? Gioia, che anche nella tristezza sei contento, hai capito? Ti cambia tutto, l'umore. E quindi è bello vedere la gente che poi comunque vieni a ballare e ti diverti, è un DJ che ti fa ballare, è già tanto, hai capito? E io sono contento quando vedo che la gente si diverte, io sono contento. Ok, nice one.
Non la facciamo tanto lunga. Diciamo, da quando hai iniziato fino ad oggi, no? Come ti consideri te? Da 1 a 10 che voto ti daresti? Da 1 a 10. Sì. Mi darei un 8. Un 8? Un 8, sì, un 8. Quindi diciamo che sei quasi lì. Sì, cioè, diciamo, mi devo muovere bene diversamente su altre cose, però nella musica, sì, dico che l'80 è già È qualcosa, già hai fatto. capito? Sì. Ok, Magari su altre cose, tipo video, le pubbliche relazioni sui social, queste cose qua, cioè mi devo dare di più, hai capito? ok, Però nice one. Una domanda, cosa ne pensi dei social come mezzo di pubblicazione per i tuoi video? Cosa ne pensi? tanta roba, è la salvezza, cazzo. Salvezza? Sì, Zio Canta, il social sta dando un sacco di opportunità a tanta gente, poi internet, cioè, sta cambiando tutto, hai capito? Quindi se non stai dietro al passo, se non stai dietro al passo della tecnologia, rimani indietro. Rimani indietro. E quindi cioè, è utile queste cose qua, bisogna sempre stare lì, capire come funziona e avere anche il tempo, perché se non hai il tempo non concludi niente. Nice one, nice one. Ok, le ultime domande. Cosa deve fare un DJ per poter stare al passo in questo mondo dei DJ, no? Cosa deve fare? L'amore per la musica Mhm. e la determinazione, voglia di imparare, hai capito? Cioè, questo, perché comunque io dico, no, i DJ devono essere DJ, è bello collaborare, è bello capire quello che fa l'altro, hai capito? Perché tutti noi abbiamo la testa diversa, non abbiamo le stesse cose, però se ci mettiamo insieme riusciamo a creare delle cose, no? Come anche i produttori che stanno lì e con i cantanti si mettono, si parlano e realizzano poi il loro progetto. Quindi, cioè, mettersi anche con un altro DJ, vi mettete, collaborate, create delle cose, è bello comunque. Vedere imparare dall'altro anche è qualcosa di buono, che sei anche grande, migliore dall'altro, non puoi mai capire cosa. Magari prendi qualcosa da questo ragazzo che tu non sai Vai, fare sì. e vai da un altro posto e fai quello e ti dà ancora più visibilità, ti dà ancora qualcosa di meglio. E quindi questo che posso dire. Nice one. Capito? Ma poi togliti un attimo il cappello. E fa caldo, ragazzi. Volevamo vedere i tuoi rasta. I rasta Sì. sono un po' così, i miei rasta. Ecco qua, ragazzi, adesso lo riconoscete, no? Sappiamo che voi tagliate i rasta, è vero? Questi sono un po' i dettagli. che- Ok, ok. Va bene. E da quanti anni è che c'hai questi rasta? I rasta ce li ho da 7 anni. Wow, Sì. incredibile. Ragazzi, ce l'ho anche io i rasta, se li vedete. Uguali. Va bene, vabbè. Ormai noi siamo alla fine dell'intervista. Comunque, se hai qualche consiglio da dare a qualche giovane DJ che vorrebbe iniziare a scratchare, i tuoi fan, insomma, quelli che vogliono diventare come te. Io sto pensando, sì, cioè, di mettere su, cioè, sto in collaborazione con vari studio, fare dei corsi da DJ, hai capito? Iniziare a fare queste cose qua, quindi è un progetto che è ancora in corso, quindi quando sarà poi concretizzato inizierò a divulgare e fare la pubblicità di tutto. Ok, ok, nice one. Allora, se vuoi mettere i tuoi contatti, Esatto, DJ Vado, chiocciola DJ Vado su Instagram, DJ Vado con D2EJ Vado. E
mi trovate anche su Facebook e anche su YouTube, anche se non sono ancora del tutto carico su YouTube, però mi trovate. Nice one. Beh, se vuoi saltare qualcuno, i tuoi fan. vuoi Saluto salutare. tutti quanti, saluto tutti quelli che ci guardano e anche quelli che sono dietro le quinte. Vi saluto, ciao! Nice one. Le tue ultime parole? E le mie ultime parole, grazie Tony Vibes di avermi contattato, sempre sul pezzo sei, e grazie, posso solo dire quello. Niente ragazzi, ringraziamo il nostro DJ del momento, DJ Vado, per essere stato qua con noi, bro. Grande, Grazie mille grande. e continua a spaccare. Io sono Tony. Sul Rebel, avete visto qua? Bob male, eh? Per oggi è tutto ragazzi, ciao a tutti.